Halloween, la notte delle streghe del 1978 è un film horror girato con un budget molto basso e diretto da John Carpenter. Michael Myers è rinchiuso in un manicomio criminale perché a soli 6 anni ha ucciso la sorellina a coltellate. Dopo 15 anni riesce a scappare e ritorna proprio nella città dove era nato, iniziando a spargere terrore, mentre il suo psichiatra lo insegue. E sembra che alla fine... Beh, non voglio spoilerarvi altro, iniziamo con le curiosità sul film. Innanzitutto diciamo che per il 40° anniversario del film è stato girato il sequel Halloween Kills, che dovrebbe uscire nel 2021, dove troviamo ancora nei panni della protagonista Jamie Lee Curtis, che era stata lanciata come attrice proprio con questo film nel 1978. Il film è stato girato da John Carpenter e dalla sceneggiatrice Debra Hill, e molte cose nel film prendono ispirazione, se non addirittura il nome, da dettagli delle loro vite personali. Haddonfield, in Illinois, la città natale di Michael Myers, prende il nome dalla città natale di Debra, che è appunto Haddonfield in New Jersey. Smith's Grove, il manicomio nel quale è rinchiuso Michael Myers, è il nome di una città in Kentucky, vicino a quella dove è cresciuto Carpenter. La protagonista, Laurie Strode, prende il nome della prima ragazza del regista, mentre Michael Myers era il nome del produttore inglese del film Distretto 13, Le Brigate della Morte, sempre di Carpenter. Lo sceriffo di Haddonfield ha il nome della scrittrice californiana, Leigh Brackett, autrice anche di Rio Bravo, che ha ispirato Carpenter proprio per il film Distretto 13. I film che guardano Laurie e il bambino al quale faceva da babysitter nel film, Tommy, è The Thing from Another World, del 1951, uno dei film preferiti di Carpenter, a cui si è ispirato per il film horror La Cosa, del 1982. Psycho, di Hitchcock, ha influenzato abbastanza questa pellicola, sia per il movimento delle telecamere che per gli omicidi che creano molta suspense, ma senza essere mai splatter. Inoltre, il regista, per la parte della protagonista Laurie, ha ingaggiato Jamie Lee Curtis, la cui madre, Janet Leigh, aveva interpretato la protagonista Marion Crane proprio in Psycho. Lo psichiatra di Myers ha lo stesso nome, Sam Loomis, dell'amante della protagonista di Psycho, Marion. Per la maschera che utilizza Michael, visto il budget così basso del primo film, è stata utilizzata una maschera di carnevale del capitano Kirk di Star Trek, dipinta di bianco, acconciata diversamente e con i fori per gli occhi allargati. L'avreste mai detto voi? Io assolutamente no, anche perché quella maschera è diventata una delle più spaventose e iconiche nella storia del cinema horror, assieme a quella di Jason i venerdì 13. Al momento delle riprese, quella che sarebbe dovuta essere la casa di Michael Myers era una casa abbandonata, e visto l'esiguo budget, non si potevano permettere di ristrutturarla interamente. Così, in un giorno, pulirono ed imbiancarono l'esterno della casa, ma solo la parte che sarebbe servita per le inquadrature. L'operatore doveva stare molto attento, perché se avesse spostato, anche di poco, la macchina da presa, si sarebbero viste le condizioni del resto della casa. La colonna sonora del film è stata scritta da John Carpenter stesso, e il tema principale è stato poi utilizzato per tutti i film della saga. Il produttore, prima che il regista componesse i brani al pianoforte, aveva detto che il film non faceva abbastanza paura. Dopo averlo visto, con la musica, cambiò idea e disse che era diventato veramente terrificante. E pensare che questo film, costato solo $300.000 e girato in 21 giorni, è uno dei più spaventosi del cinema da ben 42 anni. E voi conoscevate qualcuna di queste curiosità sul famoso film di Carpenter? Fatecelo sapere nei commenti. E se il video vi è piaciuto, non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciarci un like di supporto. Io vi saluto e vi ringrazio per averci seguito.